Ascoltiamo alcuni messaggi speciali. Buonasera, benvenuti, ben ritrovati sul canale La Fionda. Io sono Sara Miriam Fantoni e questa è Radio Londra, format che segna il ritorno del precedente progetto nato nel 2020 dallo stesso canale. Salutiamo gli ospiti di questa sera con i quali ci soffermeremo sul discusso DDL femminicidio. Abbiamo Fabio Nestola, direttore del CSA di Roma. Buonasera Ciao Fabio. Sara, buonasera, buonasera a te, buonasera a chi ci segue. E l'avvocato Angelo Pisani, ideatore del 1523, servizio email di tutela e supporto rivolto anche agli uomini vittime di violenza e di stalking. Buonasera avvocato. Salve, buonasera a tutti, buonasera. Allora, vogliamo partire proprio dalla definizione stessa di femminicidio. Ricordiamo che attualmente non esiste una definizione netta, univoca, sovranazionale, tant'è che in Italia questo termine resta indefinito, come ha paradossalmente dimostrato la ex presidente, ora senatrice Valeria Valente, ex presidente della Commissione sul femminicidio. Vogliamo ricordare le parole della ex presidente? Gli orfani di femminicidio sono orfani speciali perché non restano solo senza una madre, ma restano sostanzialmente anche senza un padre, che in alcuni casi si suicida dopo avere commesso l'omicidio della donna, in altri casi viene arrestato e quindi è sostanzialmente in galera. Quindi orfani, non orfani effettivi, perché tante volte forse un padre ce l'hanno, qualche volta non ce l'hanno più, ma qualche altra volta ce l'hanno, ma in galera. Quindi sono degli orfani particolari. Il problema è che per definire il numero di questi orfani dovremmo definire il numero di questi casi, e sono questi casi che noi non riusciamo a definire ancora, non riusciamo in qualche modo a rilevare con puntualità e scientificità. Ecco, dal momento che un'esatta definizione non esiste, chiedo al nostro ospite Fabio Nestola che conseguenze comporta in relazione ai dati che abbiamo sui femminicidi, per Beh, esempio. che conseguenze comporta? Conseguenze sono quelle che tutto, ma veramente tutto, viene inserito nel grande calderone dei femminicidi. Perché? Perché c'è un interesse, poi entreremo nel merito a vedere perché, c'è un interesse a gonfiare i dati, a costruire un'emergenza artificiale che in realtà emergenza non è, ma bisogna supportarla con dei dati sovradimensionati rispetto ai reali contorni del fenomeno. Come si fa questo? Si fa con giocando sull'equivoco, ecco, perché la Direzione Centrale di Polizia Criminale, la Polizia di Stato, periodicamente pubblica i dati sugli omicidi volontari. Attenzione, la voce omicidi volontari, divisi per genere di vittime. Poi, c'è il sottogruppo omicidi volontari maturati in ambito familiare o domestico, del quale c'è un ulteriore sottogruppo ad opera con uccisione ad opera del partner o ex partner. Qui vediamo il dato 113 è il dato complessivo di tutte le donne purtroppo, uccise per qualunque motivo e da chiunque. Poi il sottogruppo appunto parla di donne uccise in ambito familiare e domestico, nel quale rientrano a tutti gli effetti anche la mamma uccisa dalla figlia, la figlia uccisa dalla mamma, la nipote uccisa dalla zia. Abbiamo un'ampia casistica su questo. Si arriva alla scrematura del Sì. sottogruppo che è meno della metà del totale di persone uccise dal partner o l'ex partner, ma anche qui il rapporto di parentela tra vittima e aggressore non configura un femminicidio, perché ci sono tanti, ma veramente tanti, episodi che maturano per interessi economici, cioè cose che non hanno nulla a che vedere con la gelosia morbosa, col possesso esclusivo mia o di nessuno. Ehm, Però nonostante il nostro debunking, la nostra demistificazione come Fionda che facciamo ogni anno, quest'anno relativamente all'anno precedente i femminicidi propriamente detti, se così vogliamo definirli, erano 26,
Però il numero che viene propagandato da tutti gli organi di informazione è solo quello superiore, 113 femminicidi. Quindi ne risulta che quello che si lascia credere alla gente è che ogni donna uccisa da chiunque e per qualunque motivo, dal tossicodipendente, per rapina, uccisa da un'altra donna, sono tutti classificati come femminicidi. Questa grande mistificazione ha un obiettivo, Sara, l'obiettivo è quello di appunto di costruire Sì, questo allarme per una serie di motivi. C'è sempre l'appello a fornire maggiori finanziamenti ai centri antiviolenza, però sarebbe miope da parte nostra, siccome la regia ci sta appena mandando 113 donne uccise, quindi è sempre il dato, i femminicidi vedo. sono tutti classificati come tali. Però appunto sarebbe, non lungimirante sicuramente considerare l'elemento economico l'unico, perché poi, ed è proprio l'argomento del quale stiamo parlando questa sera, l'obiettivo a medio e a lungo termine è quello di giustificare, di rendere legittime delle norme sempre più stringenti, sempre più afflittive, sia per quanto riguarda le misure cautelari e sia per quanto riguarda il disegno del femminicidio. Cioè, istituire una fattispecie autonoma di reato che grida vendetta da tutte le parti per vizi di costituzionalità, per tante altre cose, poi ne parleremo anche con l'avvocato Angelo Pisani. Dopo vorrei citare 2 casi, solo 2, per far vedere quanto ci sia malafede nel voler definire femminicidio ciò che femminicidio non è. A te Sara. Grazie Fabio. Di questi esempi di che voleva fare? Voleva parlare anche del caso Bellesio? Del caso? Il caso Bellesio? Ah, sì, 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 sì. Fa riferimento al caso Certo, Bellesio? certo. Ricordiamo Mimmo Messeri e Deborah Bellesio. Mimmo Messeri, siamo a Savona. Mimmo Messeri è un criminale fatto e finito, vive di grossi traffici di stupefacenti e vivendo di questi grossi traffici ha accumulato grosse somme che non può giustificare essendo pluripregiudicato. Quindi reinveste queste grosse somme nell'acquisto di appartamenti e di locali che intesta alla sua convivente dell'epoca, appunto Deborah Bellesio. Poi il rapporto non funziona, la coppia si divide e lui chiede alla Bellesio: "Ti regalo l'appartamento, ma restituiscimi almeno i locali". Lei si oppone, non vuole restituire questi locali dal punto di vista legale, lei in effetti è l'unica proprietaria e lui prima si arrabbia, poi brucia il locale a lei, viene arrestato per questo, esce, fa una serie di telefonate, ridammi almeno i soldi contanti che erano nascosti in un altro nascondiglio noto ai 2 e lei si oppone, non vuole dare né i soldi contanti né i locali, e lo denuncia per stalking. Lui viene arrestato anche per stalking. Quando esce, va in un locale dove si sta esibendo Deborah con la pistola: "Ti ricordi di me?" E al grido di "Ti ricordi di me" comincia a fare fuoco in un locale pubblico davanti a 100 testimoni. Non vuole nascondersi, non lo fa alle 4 di notte in un vicolo buio, vuole fare il gesto eclatante, spara alla Pecos Bill da grande criminale. Si dà alla fuga, però poi viene a sapere che in questa sparatoria è stato occasionalmente ferito anche un bambino. Allora, secondo l'etica criminale, no, per carità, i bambini non si costituisce e anche nel come si va a costituire c'è la sua ostentazione di essere criminale. Va fuori al carcere, comincia a sparare in aria con la pistola e dice ai secondini: "Non mi avete arrestato voi, sono io che mi sono costituito, altrimenti non mi avreste mai preso". Nel primo interrogatorio con l'APM dichiara apertamente: "Non parlate di femminicidio, non esiste la gelosia. Deborah poteva andare con 1, 2, 10, 100 amanti diversi, non volevo riportarla a me. L'ho tolta di mezzo in quanto non in quanto donna, in quanto infame.
perché sempre nel linguaggio criminale chi si appropria di soldi altrui è infame. 2 persone che compiono un reato insieme, uno dei 2 viene arrestato, l'altro rimane fuori, c'è questo vincolo, quello arrestato è il vincolo dell'omertà, di non fare il nome di quello fuori. Quello fuori è il vincolo di conservare la Capito. parte di bottino per quello quando uscirà. Se questa parte di bottino non c'è, quello viene ucciso. È un'etica criminale discutibile quanto vogliamo, ma ha tenuto Mimmo Misseri, poi dopo tra parentesi ha anche ucciso un altro detenuto con il quale condivideva la cella, quindi teniamo presente la personalità di questo individuo. Ma nonostante le sue precisazioni che il Certo. movente fosse esclusivamente economico, squisitamente economico, Deborah Bellesio figura immancabilmente in tutti, ma veramente tutti, gli elenchi del femminicidio. Quindi c'è bisogno di rimpolpare questo Grazie numero Fabio. con casi che appunto non hanno nulla a che vedere con l'oppressione patriarcale, col possesso o con altro, questi criteri fumosi. Per questo Certamente. per anni abbiamo detto, Mh. lasciami la chiosa un attimo, abbiamo detto che il femminicidio è un termine esclusivamente mediatico, esclusivamente di pancia, non ha alcuna caratteristica giuridica, non esiste nel nostro ordinamento né come fattispecie autonoma di reato né come aggravante, bene, l'hanno fatto. È esattamente quello che hanno fatto col DDL femminicidio. Capito. Ringrazio Fabio Nestola e anche per aver sottolineato come spesso le motivazioni sono le più disparate e i dati vengono falsati perché vengono inserite dei casi che non hanno nulla a che fare con l'ideologia. E ora io però vorrei chiedere all'avvocato Pisani, fatta tale premessa di questa mancanza di una definizione universale, univoca anche in Italia, dal punto di vista giuridico, cosa comporta il DDL femminicidio proposto dal governo Meloni? Ecco. Ecco, abbiamo perso Pisani. Vogliamo ricordare che in questo momento si trova in macchina e ha delle difficoltà legate alla connessione. Vediamo di recuperarlo. Ma di Angelo Pisani, dell'avvocato Angelo Pisani, dobbiamo ricordare che è il fautore, appunto, il promotore del 1523 e poi lui dalla sua viva voce sentiremo anche le critiche feroci alle quali è andato incontro per aver osato proporre la possibilità di ascolto anche agli uomini vittime di violenza. Quello che ha subito l'avvocato Pisani è le accuse di un affronto, perché parlare anche di uomini vittime di violenza toglie spazio all'unico argomento lecito. Ecco qui, è tornato l'avvocato fra di noi. Mi passi una pessima battuta, sembrava fosse in Australia perché era collegato a testa in giù, mentre invece è un motivo estremamente No. drammatico quello che sta portando l'avvocato Pisani in giro per l'Italia in questo momento, perché si sta occupando dei crolli del terremoto nel napoletano. Vedo che ancora non abbiamo l'audio, invitiamolo a No, recuperarlo, però abbiamo il l'audio. fatto di essere itinerante, il fatto di non potersi fermare perché deve raggiungere appunto le zone terremotate, è stato chiamato come emergenza, e rende difficile la stabilità del segnale. Per riassumere la storia di Angelo Pisani, siamo nella festa del papà, esattamente un anno fa, per la prima volta ha creato degli adesivi che pubblicizzavano il numero 1523, se abbiamo l'audio, e li ha distribuiti in alcuni locali pubblici di Napoli. La cosa è passata quasi sotto silenzio per invece scatenare una selva di proteste più tardi nel mese di maggio, quando ha acquistato dei
cartelloni, dei cartelloni 6x3, i cartelloni che ha mandato prima la regia, quelli sono stati notati e hanno sollevato delle polemiche proprio anche, ma non solo, da parte della senatrice della quale parlavamo prima, perché l'argomento politicamente corretto deve essere solo esclusivamente quello della violenza sulle donne. Chi dice anche altro in qualche maniera va oscurato. Vedo l'avvocato Pisani parlare, ma non Quindi continuiamo a non avere l'audio. Allora, abbiamo problemi, gli aspetti vediamo stesso gli di... aspetti del DDL, ci siamo confrontati prima, io mi faccio portavoce delle istanze che stanno arrivando un po' da tutta Italia. Questo DDL a quanto risulta ha raccolto solo esclusivamente critiche, solo esclusivamente proteste, di diverso tenore. Perché se da un lato c'è chi Sì, vuole emendare, c'è chi vuole fare dei correttivi, c'è chi vuole limare, c'è chi vuole correggere parzialmente il DDL, proprio anche per dei difetti applicativi, una totale irrealizzabilità di quello che viene vaneggiato in questo DDL. Poi c'è tutto un altro fronte molto più nutrito che vorrebbe semplicemente gettarlo alle ortiche, proprio assolutamente irricevibile, improponibile per dei gravi vizi di costituzionalità. Oh, meno male, finalmente. sì. Ah, abbiamo recuperato. Abbiamo un po' di problemi con la connessione. No. Vi Si ascoltavo sente sempre, ho bene? sentito tutto l'intervento, quindi complimenti anche per l'intervento che mi ha preceduto, perché ovviamente erano parole sante. Dobbiamo però ripartire dall'intervista della senatrice Valente. Io che difendo tutti, uomini e donne e bambini, Sì, questa volta mi tocca difendere anche la senatrice, nel senso che è veramente difficile poter parlare del termine femminicidio e spiegare che cos'è il femminicidio, in quanto, come è stato detto, il femminicidio altro non è che una strumentalizzazione di un fenomeno che, ahimè, si vuole soltanto, utilizzare proprio, per fini politici e per altri motivi e interessi, spesso anche, business, come tutte le emergenze, e penso proprio al terremoto o alle calamità naturali, anche ai migranti. Lì dove ci sono le emergenze ci sono gli interessi e gli interventi della politica e di chi vuole sfruttare delle problematiche per un proprio tornaconto. E purtroppo così accade anche con la violazione dei diritti umani, con le violenze sulle donne, sugli uomini, sui bambini, ma quello che al sistema conviene è proprio la donna vittima, mentre invece non conviene l'uomo vittima, non conviene neanche il bambino vittima. Noi dobbiamo ricordare, per dati scientifici, che sono tantissime le mamme tantissime fortunatamente no, ma dico tantissime rispetto agli uomini, le mamme che uccidono i bambini. Eppure non si parla di questo fenomeno gravissimo, è antico come la storia. Perché? Perché la violenza non ha sesso. Non si può dire che la violenza ha sesso, che la violenza è strutturale, maschile, così come si vuol far credere, e del presupposto sul quale poi si combinano e si sviluppano tutte le tesi politiche e di parte contro il genere maschile. Perché? Perché c'è una strategia che purtroppo nasce con Marx, che è quella della distruzione della famiglia. Quindi si distrugge l'uomo, si cerca di annientare la figura maschile, si rovina il senso della famiglia. Ovviamente una società senza famiglia non è più una società di valori, di tradizioni, e quindi ecco che le strategie, chiamiamole così per modo di dire comuniste, ma non sono neanche comuniste, di sinistra, possono trovare il loro tornaconto. Questa è la verità. Quindi la distruzione della famiglia. Come si fa a distruggere la famiglia? Si punta all'uomo, che è un presupposto fondamentale della famiglia, e si dà alla donna la responsabilità, l'autonomia, la forza, il potere
ma ovviamente una donna solo al potere, senza equilibrio, senza un equilibrio familiare, ovviamente creerà altri sconvolgimenti. Per cui quello che oggi noi stiamo cercando di affrontare, di spiegare, passando anche per dei folli per qualcuno, non è altro che essere dei visionari rispetto a una realtà che tra qualche anno vedrà tantissimi problemi nella società, perché è una società dove l'uomo è diciamo discriminato, perché di fatto è discriminato e lo vedremo poi con le leggi, è attaccato, è strumentalizzato, si cerca di cancellarlo, si cerca di umiliarlo, si cerca quasi di metterlo all'angolo. È una società dove non c'è più una famiglia con una donna e un uomo che sono i pilastri poi appunto della famiglia e della società. Detto questo, quindi era difficile per la senatrice Valente spiegare che cos'è il femminicidio, perché non c'è una spiegazione di femminicidio. Noi tutti, io per primo, difendiamo le donne quando subiscono violenza, perché è giustissimo difendere le donne che subiscono violenza e soprattutto è giustissimo cercare di emanare e di costruire delle norme a tutela delle donne, ma quelle norme a tutela delle donne devono essere uguali anche per gli uomini, anche per i bambini, anche per gli anziani, perché l'essere umano è sempre uguale, soprattutto davanti alla legge. Quindi partiamo da un presupposto: non può esserci un essere umano, cioè ossia la donna, preferita con dei benefit, delle garanzie maggiori rispetto a un altro essere umano che è l'uomo, o il bambino, l'anziano, o il disabile di turno, perché questo è una discriminazione di genere. E in Italia si parla tanto di pari opportunità, ma pari opportunità significa Certo. che ci devono essere pari diritti, Sì. pari doveri, leggi uguali per tutti. Quindi, fatto questo preambolo, mi dispiace per la senatrice Valente, infatti. che tra l'altro è stata colei la quale per prima ha contestato e ha denunziato i miei manifesti, che erano dei manifesti democratici, dei manifesti trasparenti, dove si chiedeva appunto la violenza ha sempre lo stesso sesso. Lei, anziché rispondere, ha tentato, diciamo, di contestarli politicamente. Qualcuno ha chiesto anche la rimozione, ma non c'era nessuna violenza, nessuna violazione nel mio operato, solo il tentativo di una rivoluzione sessuale. Ecco, infatti io volevo riportare soprattutto l'attenzione dal punto di vista dell'incostituzionalità di questo disegno di legge. Lei come avvocato a livello giuridico cosa ne trae dal punto di vista non solo ideologico, perché giustamente come ha fatto riferimento lei è soprattutto un manifesto, chiamiamolo così, profondamente ideologico che punta anche alla distruzione della famiglia, ma a livello di incostituzionalità, questo disegno come la vede dal suo punto di vista? Ma diciamo che io devo anche ripetere e portare avanti, ecco, le eccezioni e le lamentele, la delusione di tanti altri giuristi, ma perfino degli studenti delle scuole forse liceali, oltre che delle universitari, perché come tutti sanno, come tutti possono vedere, è palese che la cosiddetta legge sul femminicidio, che prevede l'ergastolo in caso di omicidio di una donna e casomai soltanto 25 anni di carcere in caso di omicidio di un uomo, è una legge incostituzionale, ma oltre che essere incostituzionale perché non rispetta i principi dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, che è un principio costituzionale fondamentale del nostro ordinamento, è uno spot, guarda caso, pubblicizzato ed emanato il 7 marzo, cioè il giorno prima della festa della donna, per fare che cosa? Per fare pubblicità, per fare politica, ma non certamente per risolvere il problema della violenza, perché poi in tutti questi anni dove si è parlato solo di tutela contro la violenza sulle donne, senza mai dire che la stessa tutela, le stesse garanzie, la stessa assistenza sono dovute anche per gli uomini, certamente le violenze sulle donne non sono diminuite, fortunatamente non sono neanche aumentate, ma sono rimaste stabili, il che vuol dire che i metodi, la strumentalizzazione, le propagande politiche che sono state fatte su questo fenomeno non sono servite a salvare
tante vite di tante donne che, ahimè, sono state sicuramente oggetto di violenze da parte di criminali, un po' come nella questione di Bellasio. Cioè ci sono criminali, persone marce, che possono essere uomini, donne di altro genere, che fanno violenza su altre persone, ma questo non vuol dire essere maschi o essere donne, perché la violenza non ha sesso. Quindi riguardo alla legge sul femminicidio, io sono sicuro che, spero che non accada, ma se dovesse accadere un altro caso di omicidio di una donna, e quindi ci sarà il giudice di turno che deve applicare, se ovviamente, io non penso che questa legge sarà sicuramente emanata così come previsto sui giornali e dalle televisioni, ma se dovesse passare questo disegno di legge e diventare legge, il primo giudice che cercherà di applicarla ovviamente andrà incontro a un'eccezione della difesa di incostituzionalità della norma, e poi spetterà alla Corte Costituzionale spiegare agli italiani perché uccidere una donna è più grave che uccidere un uomo. Ma se posso, Esatto, Sara, avvocato, infatti anche se- questo è una... Sì, dimmi Fabio. no, dico, se posso, volevo sottolineare un altro aspetto. L'ergastolo per chi toglie la vita a una donna è uno degli aspetti di questo DDL, Sì, perché sì, poi infatti è passa uno. attraverso un'altra, un inasprimento delle pene per tutti gli altri reati da codice rosso. Quindi quello che dicevamo prima, il gonfiare, il far lievitare artificialmente un problema nei termini, serve poi a far digerire, a farci percepire come necessarie, anzi come indispensabili, delle norme anche al di fuori della Carta Costituzionale. Questo perché penso ci sia, non so se lo affrontiamo dopo, il motivo, l'argomento, penso ci sia anche se si può dare una lettura politica di questo, perché c'è da parte, io nutro esattamente come Angelo Pisani, nutro dei dubbi sull'iter poi parlamentari che possa avere alla Camera, al Senato, l'apertura per gli emendamenti e quant'altro, nutro che poi possa arrivare alla promulgazione di Mattarella così com'è, nutro proprio delle grosse difficoltà. Però il solo fatto che sia Sì. stato concepito e che sia stato proposto già è un segnale forte, l'ha detto Però l'avvocato è uno spot. lo ha detto, la violenza non è assolutamente di genere, deve essere occultata quella subita dagli uomini, ma non è di genere. Quelle che sono sicuramente di genere sono le contromisure istituzionali, perché non solo questa legge obbrobrio, ma anche tutto quello che nasce prima, il codice rosso rafforzato, quello che nasce prima è anche una targa. Stiamo assistendo ad una forzatura, a mio parere, una mia lettura politica, una forzatura di una legge difficilmente applicabile, ma andava proposta alla vigilia dell'8 marzo, perché c'è un'appropriazione da parte di un governo di destra di temi che sono stati storicamente di sinistra, e non è solo questo DDL femminicidio, la storia è lunga, e anche la stessa legge sullo stalking è targata Mara Carfagna, quindi Forza Italia. La legge sul codice rosso è targata Giulia Bongiorno, quindi Lega. Ma infatti purtroppo il problema è un altro. Il problema è che sono delle leggi e degli argomenti che trovano sfogo sui mass media, in televisione, e quindi il politico di turno utilizza queste bandiere ideologiche per farsi pubblicità, ma purtroppo non per risolvere i problemi. Io, se fossi nel legislatore, cercherei di fare delle norme sulla prevenzione di questi crimini, sul come evitare questi crimini, su una cultura nelle scuole, una cultura nuova nelle società, una tutela dei valori, così si possono diminuire gli atti di violenza. E poi, se c'è bisogno di inasprire le pene, ben venga un inasprimento delle pene, ma deve essere una pena uguale per tutti. Non ci può essere un colpevole di serie A, un colpevole di serie B. Se il codice rosso prevede tante altre punizioni, questo codice rosso deve valere per tutti. Cioè non è rosso, deve essere un codice blu-rosso, come la panchina. La panchina non deve essere rossa, deve essere rosso-blu, se vogliamo darci dei colori. Perché se noi creiamo delle disparità, così come fino ad oggi la legge ha creato delle discriminazioni, non si tratta di errori di genere, si tratta di palesi discriminazioni e accuse nei confronti del genere maschile,
che perde dignità, perde certezza anche agli occhi dei bambini, dei figli. Cioè l'uomo, il padre, è dipinto dai mass media nell'opinione pubblica come un criminale e la madre diventa la vittima. Ma a mio avviso la storia ci ha Esatto. sempre ingannato. La storia ci ha ingannato perché? Perché non è vera la storiella che la donna è la parte debole e l'uomo è la parte forte. Probabilmente fisicamente l'uomo può essere, o una volta era, che oggi le donne vanno in palestra, ma una volta poteva essere fisicamente avvantaggiato rispetto a una donna, ma la donna strategicamente, come mentalità, come carattere, come, anche come ambizioni, sappiamo essere molto più furba. Ecco, a proposito, io vorrei tornare di nuovo sull'argomento del femminicidio in questo momento. Sì, del femminicidio del DDL parliamo dicevo, c'è chi tenta di Mm, chi comunque lo prende per buono tentando di correggerlo, invece un'altra nutrita schiera di giuristi che lo giudica assolutamente irricevibile, assolutamente improponibile. Io non ho sentito una voce levarsi a favore di. infatti, no, infatti volevo parlare e fare un confronto, meglio dire una riflessione su come questo governo, pur essendo di destra, è notoriamente anche vicino ad altri governi di altri paesi del mondo, ha seguito una politica e un ragionamento completamente opposto. Prendiamo l'esempio dell'Argentina che in queste ultime settimane gli è stata la proposta del governo di Javier Milei di abrogare dal codice penale il reato di femminicidio, con grandi proteste da parte delle associazioni femministe e grande clamore. Io volevo fare questa piccola riflessione in quanto sembra quasi che qua l'Italia vada a prendersi un po' lo scarto di quello che gli altri paesi buttano, come aveva Bravissima, fatto riferimento. E io bravissima. volevo chiedere, ma tipo, ecco, infatti volevo chiedere il tuo parere dal punto di vista anche sociologico, questa strana presa di coscienza improvvisa che ha così accelerato questo DDL in Italia, quando in Argentina è tutto il contrario. Stavo dicendo, bravissima, è un ottimo esempio quello dello scarto, insomma, in qualche maniera siamo diventati la pattumiera dell'Argentina, perché quello che viene scartato a Buenos Aires lo raccogliamo a Roma e lo lanciamo come una splendida novità di sopraffina di sopraffina dottrina giuridica. Perché in Argentina, pur avendo il reato specifico di femminicidio, viene abrogato? Esattamente per i motivi per cui stiamo contestando il DDL femminicidio qui a casa nostra, per vizi di costituzionalità, perché vengono fatte delle distinzioni per cittadini di serie A e di serie B, per la vita di una determinata categoria di cittadini deve essere più preziosa di quella di altri, e poi, Sara, una Mh-mh. riflessione la più cioè per capire fino a che punto si tratta di una scelta squisitamente ideologica, squisitamente per dare in pasto all'opinione pubblica: guardate, siamo bravi, stiamo facendo qualcosa per le donne, che in assoluto è l'argomento che strappa più consensi, che strappa più applausi, più facilmente spendibile dal punto di vista della propaganda politica. Ma la persona che scientemente decide di togliere la vita a un'altra persona, programmandolo anche con tutto il tasso di premeditazione che vogliamo, oggi si ferma perché teme di prendere l'ergastolo. Il ragionamento è: prima rischiavo dai 25 ai 30 anni, mi conveniva, potevo farlo, oggi rischio Sì. l'ergastolo, non mi conviene più, quindi divento una brava persona. Se vogliamo prenderci in giro, questo è un discorso valido. Se invece vogliamo parlare in termini realistici, non è assolutamente, per non pensare alle persone che poi tolgono la vita alla propria compagna e poi si tolgono la vita.
Quindi l'ergastolo cos'è per la salma? Che importanza, che rilevanza può avere per chi ha deciso di farla finita l'inasprimento delle pene? È un dare in pasto all'opinione pubblica un qualche cosa del quale nell'opinione pubblica stessa si è creata una artificiale sensazione di bisogno. Stiamo facendo quello di cui c'è tanto bisogno, non è vero? Esattamente Fabio, infatti oltre che giuridicamente inaccettabile Sì, sì, di nuovo. Sara, ti oltre consiglio che di giuridicamente dare spazio appena inaccettabile, possibile all'avvocato incostituzionale, Pisani, perché poi la connessione non è nostra amica, quindi sfruttiamo tutte le finestre possibili. Ecco, come non detto. sì infatti abbiamo Come non detto. sì infatti. Il problema è che in questo momento non riusciamo a sentirlo. Abbiamo difficoltà con l'audio. Guarda, lasciami allora fare un altro esempio che ci può chiarire la mistificazione, non è un discorso di distrazione, proprio scientemente si inseriscono nel femminicidio, anche prima della creazione di questo obbrobrio di DDL, tutta una serie di episodi che non hanno nulla a che vedere. Prima abbiamo citato il caso Misseri Bellesio, adesso citiamo il caso di Giovanni Berreca, no, Giuseppe Berreca credo. Siamo a Palermo lo scorso anno. Se l'audio mi taccio volentieri, ne parlo più tardi, sfruttiamo questa finestra preziosa con l'avvocato Pisani. Sì, 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 c'è C'è l'audio. un problema Prego, con la prego, prego. connessione, non c'è l'audio. Lui ci sente ma non riesce non riesce a intervenire. Sì, sì, sì. Okay, avanti, avanti, avanti. Sì, 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 Ecco. sì, sì, vai, vai, vai. Non lo sentono in trasmissione. No. Ah. Allora chiediamo scusa per questi problemi. D'accordo Sara, Allora torniamo a allora noi aspetta, lasciami Fabio fare sul caso dell'Argentina, scusa. sì, sì, vabbè. Beh, sul caso dell'Argentina, Torniamo a le noi sul caso proteste sì, dell'Argentina e le per proteste quanto le abbiamo viste, le proteste sono arrivate da chi, gestisce i centri antiviolenza. delle associazioni. Dalle associazioni, da chi, ricava un utile, da chi il principio è molto semplice, vale anche per altri campi. Io creo un'emergenza e creando questa emergenza creo anche il diritto di potermene occupare. Chiaro il concetto? Quindi da parte di chi, Sì, gestisce l'emergenza femminicidio è normale che il depennare il reato specifico dal codice penale non credo che possa avere un effetto concreto, immediato, perché schizzeranno a numeri stratosferici le uccisioni di donne. Ha, e sì, questo lo ha, un effetto sulla percezione che ha la cittadinanza di questa emergenza, che poi in fondo così emergenza non è. Possiamo di nuovo contare su esattamente. sì, 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 possiamo di nuovo contare sulla connessione ripristinata. Sì, 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 sì. No, Vai avanti. Dagli la parola Sara. Prego. No, no, puoi riprendere il discorso da dove lo avevi interrotto. no, abbiamo Okay, problemi con okay. la trasmissione. Non si Okay, sente in okay, trasmissione l'audio okay, dell'avvocato, e questo è il okay, problema. come raccomando.
Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Intanto noi riprendiamo da dove eravamo rimasti, Fabio. Vo dello scorso anno, esatto, è un caso recente, è dello scorso anno, siamo in provincia di Palermo e c'è un episodio agghiacciante di satanismo. C'è una persona con un delirio mistico e convinto che la propria famiglia sia posseduta dal demonio e mette in atto, padre e figlia insieme, mettono in atto una serie di torture nei confronti della mamma, quindi della moglie di lui e degli 2 figli maschi, fino ad ucciderli per tentare di liberarli dal demonio. La mamma è stata inserita nel grande calderone, nel grande elenco, nel grande minestrone dei femminicidi. Nello stesso episodio hanno perso la vita 2 figli maschi, quindi non è stata una violenza mirata, diretta esclusivamente a uccidere una donna in quanto donna, è questa la definizione delirante che viene data del femminicidio, che non ha nulla di giuridico, è esclusivamente ideologica e di pancia, l'uccisione di una donna in quanto donna. Viene taciuto il fatto che nello stessa macabra esperienza che ha dovuto vivere questa famiglia hanno perso la vita 2 figli maschi. Però è chiaro che il movente è il satanismo, è il delirio mistico, è questa voglia di liberare la famiglia dal maligno, dal diavolo, da Satana. Però per un episodio maturato all'interno della stessa famiglia, quindi il contesto culturale è lo stesso, il contesto economico è lo stesso, compiuto dalla stessa persona, con le stesse modalità, nello stesso giorno, quindi tutte le caratteristiche sono identiche, il percorso si sdoppia solo per il movente. I ragazzi sono stati uccisi in quanto vittima di un pazzo, un folle delirante satanista, la mamma è stata uccisa in quanto donna, perché lui odia le donne. Questo appare e compare in tantissimi episodi anche degli anni scorsi. Noi come la Fionda ogni anno facciamo la demistificazione dei femminicidi, analizzandoli uno ad uno e raccogliendo più fonti sullo stesso caso per andare a dimostrare che la stragrande maggioranza dei casi non hanno nulla a che vedere con il possesso, con l'oppressione patriarcale, con la gelosia morbosa e quant'altro, ma sono casi legati ad altro. C'è un altro esempio, il caso di un padre che si suicida dopo aver ucciso i propri figli. Ce ne sono 2 italiani e un filippino nel 2023, con le stesse modalità e per un amore malato, non ci separerà mai nessuno, staremo insieme per l'eternità. Questi sono i post delle persone che hanno ucciso i figli, un maschietto e una femminuccia, e poi si son tolti la vita. Il maschietto muore per il delirio del padre, di stare sempre insieme, nessuno li separerà, per il troppo amore per vivere insieme per l'eternità. La femminuccia viene uccisa perché odia le donne, viene uccisa in quanto donna. Anche in questo caso all'interno della stessa famiglia, un episodio delittuoso compiuto lo stesso giorno, con le stesse modalità, dalla stessa identica persona, anche in questo caso il percorso si sdoppia, perché per il ragazzo ci sono delle motivazioni reali, calzanti con la realtà dei fatti. Per lei, per la ragazza, per la moglie, per la figlia, le motivazioni non sono calzanti con la realtà, ma devono diventare squisitamente ideologiche perché è stata uccisa in quanto donna. Fino a quando questo genere di mistificazioni lo fanno l'osservatorio, anche fonti prestigiose come l'Osservatorio Femminicidio di Repubblica o l'Osservatorio Femminicidio della 27ª Ora sul Corriere della Sera o altri anche, comunque c'è una forte matrice ideologica che porta a dover a tutti i costi creare dei numeri fantasmagorici per poi poter
propagandare l'altra enorme menzogna: un femminicidio ogni 2 giorni, un femminicidio ogni 3 giorni, un femminicidio ogni 72 ore. Queste sono le narrazioni tossiche che inquinano i media sempre. Ma siamo passati dall'osservatorio apertamente schierato, siamo passati a vederlo in una legge dello Stato, almeno nella speranza da parte di qualcuno di vederlo scritto in una legge dello Stato. Tu capisci che si sta alzando l'asticella della gravità. Sì, e infatti è evidente, è una norma tanto incostituzionale, se vogliamo dire anche ingiusta e discriminatoria, può generare una reazione forte anche dal punto di vista, diciamo così, sociale. Io infatti volevo chiederti, quali sono le azioni concrete che si possono attuare anche a livello di associazioni per contrastare questo DDL? Una unione, fare fronte comune nelle proteste motivate, perché a una proposta assolutamente viziata dall'ideologia non va risposta con una ideologia uguale e contraria, va risposta con delle motivazioni estremamente concrete dal carattere sia giuridico, ma non solo, anche dal carattere sociologico, dal carattere etico, delle motivazioni che devono sottolineare l'assoluta improponibilità di un testo del genere. L'ho detto all'inizio e lo ripeto ancora: al di là del come sia stato fatto, ma la cosa grave, attorno alla quale il principio grave attorno al quale raccogliere adesioni, è che è gravissimo che sia stato solo immaginato di poterlo fare, immaginato di poter stabilire dei piani valutativi diversi a seconda del genere dell'autore e della vittima. Viene minata la Costituzione e la Fionda ha anche cambiato l'immagine di copertina, la pagina della Fionda, con l'articolo 3 della Costituzione che cancella, cioè tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge a prescindere da religione, etnia, eccetera, eccetera, e ha cancellato a prescindere dal sesso, perché è questo, niente di più e niente di meno, che vuole fare il DDL sul femminicidio, con a cascata anche tutte le altre aggravanti delle quali parlavamo prima. Però dietro c'è questa costruzione datata da anni di gonfiare artificialmente i numeri del femminicidio, di far credere che sia femminicidio tutto ciò che femminicidio non è, fatte anche i dovuti distinguo, perché abbiamo parlato prima della senatrice Valente che ha presieduto per 4 anni una commissione Sì. della quale lei stessa nemmeno bene conosceva il significato, perché non conosceva bene il significato di quel termine esclusivamente mediatico, esclusivamente emozionale, esclusivamente di pancia, per creare pathos. Ecco, il pathos creato per tanti anni anche, e lo ribadisco fino alla noia, attraverso numeri falsi, attraverso mistificazioni per gonfiare a dismisura il fenomeno, ecco, questo pathos è quello dal quale poi è nato anche il DDL femminicidio del 7 marzo, non a caso. Esattamente, infatti. Io ti ringrazio Fabio per questo tuo intervento e questa riflessione, a mio dire, molto importante in questi tempi di gravi tensioni a livello sociale anche tra i due sessi. Intanto noi ci scusiamo con i nostri spettatori per gli inconvenienti tecnici, ricordiamo che la connessione è instabile e debole per l'avvocato che comunque non mancherà di intervenire in altri collegamenti sulle nostre live che contiamo di fare ogni 15 giorni sul canale La Fionda. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento fra 15 giorni. Un saluto Sara, un saluto a tutti coloro che ci seguono. Alcuni messaggi speciali.